Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Obbligo di riscatto, mercoledì è un mercoledì pre-partita perché insomma ci ritroviamo a poche ore da Milan-Torino di Coppa Italia, avvicina l'esordio del Milan negli ottavi della competizione. Ieri l'Inter ha passato il turno contro il Parma senza non grandi facilità, visto che alla fine della partita era sotto 1-0, poi è riuscito a ribaltarla con 2 gol, uno nel finale e uno nei supplementari. Ma qui siamo per parlare ovviamente di Milan, stiamo per parlare della probabile contro il Toro, l'andremo a vedere anche perché è molto diversa dal solito, perché c'è un cambiamento in atto per quanto riguarda il sistema di gioco e lo vedremo tra poco. Ovviamente però, essendo obbligo di riscatto, iniziamo con il mercato. Enrico Boiani, ciao Henry. Buongiorno a tutti. Henry, tra poco parliamo di un portiere. Tra poco parleremo quindi della probabile di Milan-Torino. Subito parliamo di Brahim Diaz. Brahim Diaz sì, Brahim Diaz no. A breve si inizierà a parlare con il Real Madrid perché sembra strano, perché qui da quasi 3 anni, 2 anni e mezzo che è qui Brahim, ma non è per niente del Milan. Brahim ha giocato 3 stagioni in prestito, in pratica al Milan, senza in pratica così. E quindi se il Milan vorrà avere Brahim Diaz dovrà andare a trattare con il Madrid nella prossima estate o comunque nella prossima primavera per averlo dalla prossima estate a titolo definitivo. La domanda è molto semplice, la giriamo subito oggi ai nostri ascoltatori, così che nei commenti possono dire se sì, vorrebbero Brahim Diaz e andrebbero a trattare con il Real sulla base di una quindicina di milioni circa, oppure no, non andrebbero dal Real Madrid a trattare e quindi lascerebbero finire il prestito e quindi separare le strade. Scrivetelo nei commenti intanto. Questi nel mentre, così ci facciamo anche un'idea generale, sono i dati di Brahim Diaz, che non è questo. Che è questo? Brahim Diaz che è ancora un 99, quindi ancora parecchio giovane, è qui da noi da 3 anni e ha anche queste cifre qui. Si avvicina alle 100 presenze con il Milan, con 15 gol, 10 assist. Questa stagione ha realizzato già 4 gol. Bah, io non, no, onestamente non. È difficile. Allora, dipende sempre dalla cifra poi finale. Diciamo che se le cifre sono quelle di cui si era parlato qualche mese fa, quei 22-27 milioni di cui si parlava un po' di tempo fa, ecco, allora forse, anzi, senza il forse, sono molto più per il no, molto più per il cercare altro, cioè con 27 milioni per quanto mi riguarda, o 22 o 25, insomma, quanti saranno alla fin fine, trovi altro un po' meglio di Ibrahim per me, più pronto, più adatto al campionato di Serie A. È ovvio che Ibrahim già ti conosce, lo conosci, però non lo so, cioè io la cosa che mi chiedo è perdonate, stamattina va così con tutto chiuso. La cosa che mi chiedo è se Pioli nelle ultime 10-15 partite dello scorso campionato abbandona la pista trequartista e mette fisso che sì, talvolta Krunic in quella posizione. Poi a Stefano Pioli comprano Charles De Ketelaere per 35 milioni e gli riscattano pure Brahim Diaz. Non è che A li me riscattano, sembra Harry. strano che perlomeno come alternativa Pioli non ti dica aspetta però con quelle caratteristiche hai già preso De Ketelaere a Però Brahim 35. Diaz, Harry, ti dico, è un giocatore che al mister piace. Cioè, non è un giocatore che il mister non vede. Poi ogni tanto non l'ho fatto giocare, ma perché? Per caratteristiche, per forma, eccetera. Però l'anno scorso, metà della stagione, è stato titolare inamovibile, poi è andato un po' perdendosi nella seconda parte.
L'anno ancora precedente aveva iniziato bene, si è un po' perso, poi è ritornato nella parte finale. Quest'anno è partito dietro nelle gerarchie, ma poi si è preso il posto. E anche, tra l'altro lo vedremo, giocherà anche stasera probabilmente. Cioè, è comunque un giocatore che al mister piace, è innegabile. Cioè, Sì, ma lo vediamo. Sono altri. allora, Tant'è che stasera, ad esempio, uno dei tre quarti non gioca. Ma ne parliamo dopo. sì, però, cioè, non lo so, mi sembra strano che, dato che hai vinto un campionato con quelle scelte lì, poi vai verso tutt'altra direzione. Non sto dicendo che sia stato sbagliato prendere De Ketelaere o che sia eventualmente sbagliato riscattare Brahim Diaz. Sto dicendo che mi sembra un pochino strano non avere nemmeno, come dire, la coppia assortita, no? Che hai il trequartista di un certo tipo per un certo tipo di partite, il trequartista magari più fisico, più tattico in altri tipi di partite. Mi sembra strano questo, perché tu il campionato l'hai vinto in altro modo in quella zona di campo lì. Poi magari invece Pioli ha detto no, vabbè, abbiamo fatto così perché eravamo alla bisogna, avevamo trovato una quadra, ma in realtà l'ossatura è diversa. E allora va bene. Mi puzza un pochino, ecco. Detto Mm. ciò, ripeto, per me, a prescindere anche tecnico, non tecnico, fisico, non fisico, tattico, non tattico, per me con i 20 e oltre milioni del riscatto di Brahim qualcosina in meglio lo trovo. Ve lo chiediamo anche a voi, insomma, il parere dei tifosi come sempre è qui importante e c'è la possibilità di farlo nei commenti. Riscattereste Brahim Diaz, magari mettete anche il numerino, oltre la cifra, insomma, la cifra giusta per voi per il riscatto, oltre la quale non vorreste andare, che in realtà non è neanche un riscatto, è praticamente una sorta di trattativa, perché alla fine ci si siede con Real Madrid e si capisce se si può andare a prendere a titolo definitivo Brahim. Quindi scriveteci sotto lo riscatto oppure non lo riscatto, se lo riscatto magari la cifra massima che andreste a spendere per il Brahim. Brahim che tra l'altro tra poco lo vediamo, quindi sarà anche nella probabile di Milan Toro, probabile di Milan Toro particolare, ma io andrei avanti con quello che avete visto poco fa con l'altro portiere, un altro portiere Henry, ma non è un portiere pronto subito, è un altro portiere Chiaro. giovane, molto giovane. Si tratta di Noah Raveiller. Beh, Eh, non è pronto subito perché nel nostro paese funziona così. Perché in Liga nel Monaco i 2005 giocano titolari, adesso non tutti, solo quelli veramente più forti e, e sono quasi anche determinanti a volte, se non sono 2005 sono 2003-2004, però giocano stabilmente nelle prime squadre. Va bene, cioè un altro da buttare dentro come quanto? Quarto, quinto per la primavera? Non lo so. Beh, contate che è un 2005, quindi come vedete in grafica ha 17 anni, quest'anno ancora, o meglio in realtà, partite da pro vere ne ha una in Ligue 2, quindi è veramente all'inizio, inizi di carriera. Il Milan starebbe pensando già di prenderselo per gennaio e portarselo a casa. Ovviamente in questo caso, avendo ancora l'età, andrebbe a giocare in primavera. Non è un acquisto di prospettiva, di più questo. Ecco. È Sì, un'operazione di complemento. Con Maignan, Tatarusano e compagnia non c'entra nulla questo per ora. no, ok, però cioè, quello che gioca le partite del Milan lo prendiamo o no? No, c'è Tata. Ah, ecco, va bene. Questa, vabbè, al di là della questione, credo che sia casuale il fatto che sia un portiere, nel senso hanno visto un giovane molto interessante, fa il portiere, noi abbiamo bisogno di un portiere, ma le cose non coincidono, eh. È, diciamo così, frutto un po' della Sì, ma casualità. se, cioè, posso sbilanciarmi nel dire che Vai. sembra un po' un meme questa cosa di prendere due portieri giovani?
Vabbè, sì, è un po' strano proprio perché in questo momento abbiamo bisogno del portiere in realtà. Non so se ci rendiamo conto, il Milan non compra portieri dall'arrivo di Maignan, salvo la parentesi Mirante Mm. per quello che Vabbè. era successo proprio a Maignan, che anche Mirante non ha mai visto il campo praticamente. E poi quando capisci nel momento di più e maggiore necessità di un secondo portiere affidabile, che nemmeno ai tempi di Donnarumma e Reina avevamo bisogno di due portieri buoni come di fatto avevamo in quel periodo, nel momento di massima necessità di un secondo portiere affidabile e sicuro, noi prendiamo due portieri che hanno meno di 20 anni. Lo so, Henry. Tra l'altro, è un consiglio ai naviganti per i milanisti: non vi fate il sangue amaro con Maignan, aspettandolo di giorno in giorno, di settimana in settimana. Quando arriva, arriva, come il Natale. Insomma, non è una cosa che si risolve domani mattina, ragazzi. Se non ci sono tempistiche, se non c'è la particolarità di quello che è il recupero, mettiamocela un po' via. Io so che è un nervo scoperto, non ditelo a me, però mettiamocela un secondo da parte, perché tanto non è una cosa che si risolve per Lecce, per la Supercoppa, per la Lazio, eccetera. Mettiamocela un pochino via e vediamo andare avanti. Proprio per questo, in teoria, è probabile che servirebbe anche il terzo portiere sul mercato di gennaio, cioè un portiere un po' più Cioè, quello esperto. che gioca a pallone, i A meno giocatori che, bisogna a meno comprare, che quelli che Henry mettono in ti campo, reputi non che i giocatori. Tatarusano possa finire la stagione, o comunque possa andare avanti fino a fine stagione a fare il primo o secondo. Ok? Perché se fosse così, questa sarebbe la scelta. Cioè, si reputa che Tatarusano possa chiudere gennaio, nel caso fare febbraio, e andare avanti facendo primo e secondo, quello che sarà, comunque reputato all'altezza di, se non si compra nessuno, per forza. Carissimo Henry, la probabile di Milan Toro, dove tra l'altro c'è anche Tatarusano, dopo Diaz c'è anche Tata. Ne abbiamo parlato poco fa di Ibrahim, parliamo anche di Tatarusano, che è il portiere di domani, di stasera, non di domani sera, di stasera, con davanti a lui tre difensori, con Kalulu, Gabbia e Tomori. Che Con... quindi Kalulu Tomori che si sparano altri 90 minuti. questi sono. Ciao, non può giocare Si poteva per giocare a la 4, squalifica. però vabbè. Si gioca invece probabilmente a 5. Allora, premessa. Quando state guardando il video all'incirca, sta andando in onda la rifinitura finale di Milan-Torino-Milanello con le prove di formazione. Questa è una formazione che è stata provata più di altre ieri, ma non è ancora certo al 100% che possa essere questa, però è la più probabile per quello che si è visto ieri, però la rifinitura va in onda oggi, stamattina. Quindi, difesa 3 con Kalulu, Gabbia, Tomori. I due esterni a 5 sono Calabria a destra e Desta a sinistra. I tre in mezzo sono Tonali, vertice basso, Pobega da una parte, Vranks dall'altra. Quindi il reparto a 5 è Calabria, Pobega, Tonali, Vranks ed Est a sinistra. Davanti Diaz de Ketelar. Quindi ancora niente ad lì. Quindi no Adli, quindi no prima punta vera, diciamo non Anche Lazetic, perché non c'è, ti ricordo, non c'è neanche in effetti. oltre a Giroud. Sarebbe dovuto andare in campo nel caso Lazetic, ma gioca alla fine De Ketelar in coppia con Diaz, quindi come se fossero due falsi 9, boh. O De Ketelar che fa un Un pochino più la punta e 3-5 Diaz che gli gira intorno. un Mm? 3-5-1, un 3-5-2, ma la Mm. linea dei due è quella prima di quella degli attaccanti, non lo so. Sì, una sorta di 3-5-2, diciamo così. Di Boh. inserimento, visto che
più o meno tutti quelli dietro di loro sono bravi a inserirsi. Va bene, cosa ti devo Io la dire? sto vendendo, poi io spero che possa funzionare, ovviamente. Si va quasi a specchio col Toro, quindi ti dico, quasi. Non lo so, alla fine mi viene da dire meno male, mi spiace per Ciao che ha la squalifica, non possiamo vederlo dal primo minuto, Eh no, magari poteva far rifiatare qualcuno dietro, però io ho qualche dubbio, è vero che ci sono alcuni titolari, però ho qualche dubbio che questa squadra possa battere il Torino, che presumo giocherà invece con i titolari. Vista come è andata l'ultima partita col Torino, ce l'ho. Cioè, senza Giroud, senza Leao, senza Benasser. Sappiamo che questa squadra senza guarda, Ottavio Benasser posso comunque dirti fatica. cosa avresti Non so. fatto? Cosa? Cosa avresti fatto però? No, no, ma infatti il problema non è che giocano questi, il problema è che questi hai. Ah beh, Perché certo. gli altri sono fuori per infortunio, quelli magari un po' più esperti che dovevano giocare partite del genere. B, questi finora hanno giocato poco e pronti via li butti dentro in una partita che comunque è una partita eliminazione. Poi in chat diteci se, se mi Passerà passa la la tosse. tosse, uno. Due, diteci se per voi conta la Coppa Italia, cioè se vi interessa o no di base, perché magari a qualcuno interessa zero. Beh, siamo tornati io ad esempio, siamo tornati a viverci una coppa come se fosse il terzo, quarto appuntamento stagionale, cosa che magari per anni purtroppo era diventato il primo obiettivo stagionale o giù di lì. Quindi la si gioca con il giusto grado di importanza, quello che si Ecco, viene oppure se a dare. magari vi interessa un pochino di più o conta un pochino di più per voi. Quindi Beh, ti questi ricordo, sono Henry, che e questi sabato però sia a decidono. Lecce, sabato già, e mercoledì, esattamente tra una settimana, siamo qui ad aspettare le ore che passano a Milan-Inter finale di Supercoppa. È vero. Siamo esattamente a una finale, a una settimana dalla finale, quindi ci sta a dare un'importanza minore a questa partita, per forza. Cioè, No, se avesse certo. avuto la rosa al completo, ci può stare. Cioè, potevano andare in campo i Rebic, gli Orighi, i Kier. Esatto, potevi vedere Rebic, Orighi, De Ketelaere con Messia su Salmacher in base a Eh, quando c'era l'altro, cioè era una signora squadra, mi verrebbe da dire, con i paratitolari, con i semititolari, con i primi rincalzi e invece dobbiamo vedere comunque Vranks, Pobega e tutti e due insieme, questa difesa a 3 va bene, cos'è che possiamo dire? Niente, va bene. niente, sperimentiamo. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritorniamo tra pochi minuti per Chiama Milan sull'altra piattaforma, poi c'è Lunch, Talk, non c'è filo rosso-nero per ovvi motivi perché alle 20 c'è già il prepartita di Milan-Torino di Coppa Italia, dopodiché pochi minuti dopo alla fine, intorno alle 23, parte il post partita. Harry, grazie. Grazie a te, un saluto a tutti, lasciate un mi piace, non vi costa niente, scriveteci un commento come vi abbiamo detto e ci ritroviamo presto. Grazie a tutti, a tra poco. Scrivete nei commenti ancora, ve lo ricordo, se riscattereste o no Brahim Diaz.